Bem-vindo à nossa aventura gastronômica. Hoje a gente vai numa cervejaria que usa fermento natural. Ele pega o fermento que tem na uva e usa para fazer cerveja. Vamos descobrir como é que é? Allora, nel 2002 è nato come una passione, quindi per 7 anni ho fatto la birra in casa e mi sono avvicinato a questo mondo e già avevo questa filosofia. Vecchie ricette che si perdevano perché il prodotto industriale in qualche modo ha fatto sì che anche i vecchi produttori cambiassero qualcosa, specialmente negli ultimi 100 anni, tra la prima e la seconda guerra mondiale, le famose lager hanno un po' cambiato tutto. Anche chi non faceva lager comunque magari usava un po' più luppolo, faceva una birra più chiara, faceva una birra più amara e si sono perse un po' vecchie tradizioni che sono sopravvissute solo con il lambic, con qualche produttore raro. Questo a me interessava molto come progetto e unirlo con la cultura vitivinicola del Piemonte. Volevo fonderla con queste, per creare un qualcosa di nuovo. Aprendo questo progetto qua, è secondo me molto originale perché è abbastanza unica, di fare solo birra speciale, non fare la birra base e quindi improntare tutto il progetto su dei prodotti che avevano 8-10 mesi in media di maturazione, quindi tempi molto lunghi. All'inizio facevamo quasi il 70% all'estero, di cui grandissima quantità agli Stati Uniti, e solo il 30% Italia. Adesso siamo 60-70% Italia, quindi Italia è cresciuta tanto, e l'estero diciamo non è che ha calato, un po' sì. Abbiamo diversificato un po' più sui paesi, anche l'Inghilterra è un altro mercato che dà visibilità, il Giappone soprattutto sul discorso Asia, la Cina quest'anno l'abbiamo introdotta ed è un bellissimo mercato per le birre sour, nuovo, sono curiosi, e l'Italia, come ho detto, è cresciuta tanto. 10 anni fa era già uno dei paesi emergenti per la birra sour, come gli Stati Uniti, più del Belgio stesso che la produceva. Noi eravamo consumatori di birra sour già 10 anni fa. Tutte le birre vanno a legno, o no? Non tutto, diciamo che principalmente la produzione viene fatta sia in fermentazione in legno, quindi dal primo istante va in legno, non vede acciaio, fino alla fine, compresa la maturazione. In altri casi invece c'è una prima fermentazione, poca, in acciaio, poco tempo e anche poca birra che viene fatta così e poi passata in legno, e poi ci sono qualche rara birra che facciamo che comunque è fatta tutto in acciaio, un po' come succede anche col vino. Il vino storicamente era tutto in legno, poi c'è stato un momento che era tutto in acciaio, adesso si sta ritornando un po' anche all'uso del legno e si fanno dei vini magari in acciaio più freschi e altri in legno più strutturati. Per chiarire un po' il concetto è che il legno ci permette di fare maturazioni lunghe. Noi nel legno possiamo, non dico dimenticarla, però possiamo magari lasciarla mesi e magari facendo qualche travaso ogni tanto, il legno respira, ha una microossigenazione che ci permette di lasciare la birra lì che come profumo, come aroma migliora. Non si creano o non dovrebbero crearsi degli off flavor, mentre in acciaio che è chiuso non possiamo lasciarla tanto, altrimenti si creano questi off flavor, questi aromi. E l'acciaio va bene per un prodotto che deve essere più veloce, quindi veloce per noi vuol dire anche 2 mesi, perché meno di 2 mesi non abbiamo nulla. Poi c'è invece sul luppolo, diciamo che la scuola belga usa il fiore intero e lo fa essiccare all'aria per 3 anni. Noi usiamo invece il pellet, che è già il prodotto schiacciato, chiuso nel sacchetto, e quindi noi partiamo da 7 anni almeno, perché se no non ha ancora perso l'amaro. Quello che a noi ci interessa in quel caso è poco aroma, poco amaro, ci interessa soprattutto la capacità diciamo conservante. E i lieviti importanti vengono propagati ad Alba. Alba c'è un laboratorio che lavora con tutto il mondo del vino italiano e non, e ha iniziato questo percorso con noi 10 anni fa di propagarci i lieviti, sia quelli che sono nostri sia quelli commerciali. Quando noi abbiamo bisogno ci facciamo propagare
la quantità giusta. Noi non usiamo il lievito secco, noi usiamo solo il lievito liquido, e in alcuni casi è il lievito liquido che abbiamo creato noi in qualche modo. Infine ci possono essere delle birre spontanee o comunque con l'uso della frutta, con l'uso del legno, che hanno una componente assolutamente caratterizzante, creata in quell'ambiente, in quella situazione, facendo sempre quelle birre, un po' come succede col lievito madre. È una selezione naturale in quel caso, non è più fatta nel laboratorio, ma è fatta perché io in quella botte lì ci faccio quella birra lì da 5 anni, da 7 anni. È un discorso molto complesso che è affascinante se si riesce a controllare, perché faccio un esempio, una birra commerciale, una lager, se riceve un'infezione da un lievito selvaggio diventa imbevibile, diventa cattivo. E noi invece cerchiamo di giocare con quegli attori lì, o insomma quelli buoni, e soprattutto ottenere un risultato alla fine interessante. Qui abbiamo il tino dove andiamo a fare sia l'ammostamento e quindi la trasformazione degli amidi e zuccheri complessi in zuccheri fermentescibili. Lo spostiamo da questa parte dove avviene appunto la bollitura. La bollitura dura 1 ora, 2 ore a seconda della tipologia di birra. Diciamo, durante questa fase aggiungiamo il luppolo e al termine abbiamo il mosto. E viene trasferito, adesso vi faccio vedere, in uno di questi 4, 2 che sono in acciaio come in tutti i birrifici e 2 invece che sono in rovere. In questi fermentatori facciamo il grosso della produzione. Noi praticamente avremo circa 5-6 basi, da queste nascono le 20 birre che noi facciamo. Quindi alcune magari sono come un birrificio moderno, hanno un loro processo, un loro modo di fare per ottenere solo quella birra, e così. Altre invece, un po' come avviene per il lambic, facciamo una, ma poi da quella, a secondo di cosa andiamo ad aggiungere o come andiamo a trattare il prodotto, uscirà fuori un prodotto diverso. Tutto il rovere che c'è qua dentro è tutto rovere francese, è tutto, diciamo, molto simile al concetto che c'è per esempio in Piemonte nel fare vino. E quindi quando qui hanno finito questa fermentazione, che può girarsi, non so, 2-4 mesi, dipende dal tempo, minimo 1 mese, soprattutto se parliamo del discorso dell'acciaio, vanno in barrique. Queste barrique o tonneau sono 18, dove noi andiamo a fare il nostro progetto che si chiama Bière du Lambic, nel senso che sono birra del lambic, non è lambic perché lo facciamo noi, è birra. Si ispira con l'utilizzo dei 4 attori principali della fermentazione del lambic, quindi sono il Brettanomyces, il Lactobacillus, i Pediococcus e ovviamente il Saccharomycetum. Questi 4 microrganismi più altri che si trovano comunque nel legno lavorano in tempi diversi e stanno circa 1 anno. Dopo 1 anno queste basi qua servono per poter fare quelle che noi chiamiamo ispirate ai fruit lambic. Queste birre ricevono o un frutto che è un po' il simbolo del Piemonte, Presidio Slow Food, che è il Ramassin, mettiamo direttamente dentro la birra. Sulle bucce hanno un lievito che appunto, un po' come avviene per il vino, a temperatura corretta va a sviluppare degli esteri, degli aromi che rendono poi, diciamo, ancora più ampio e complesso il profumo e l'aroma che c'è all'interno della birra. La stessa cosa facciamo con l'albicocca e con una pera, che questa dovrebbe essere sull'arca di Slow Food, in quanto non è neanche presidio, ce n'è talmente poca che rischia di sparire, che si chiama Burreroca, un tipo di pera. E infine ce n'è una molto molto particolare, a cui ci tengo molto, perché si ispira alle Gueuse del Belgio, quindi sono 3 annate, 2 annate, 1 annata, quindi non è più birra che sta qua 1 anno, ma una parte 3 anni, una parte 2 anni, una parte 1 anno. Queste 3 parti, la quarta parte invece è uva Nebbiolo che prendiamo da Cordero di Montezemolo, Cascina Monfalletto, che viene usata per fare il Barolo. Per noi è un tributo sia al Barolo sia alle Gueuse. Tutta la birra, quando è pronta, adesso vi faccio vedere, viene trasferita. Quello sarebbe il dissolutore, quindi dove andiamo a mettere appunto questa
birra, ormai è birra, che ha fermentato, quindi ha già il grado alcolico, è pronta, l'unica cosa che gli manca è quello che viene chiamato il condizionamento o quella stabilizzazione, quel finire gli zuccheri che ci sono ancora presenti, in modo che questi non fermentino poi magari nello scaffale del negozio o in una cattiva conservazione. E viene messa dentro questa cella, che invece questa è una cella calda, in modo che ci siano le condizioni ideali per la rifermentazione. Sì, quelli sono dei manometri, servono per misurare la quantità di gas che c'è all'interno, soprattutto per sapere quando è finito. C'è una scuola italiana se facendo o no? L'Italia ha avuto un ruolo molto importante nella birra artigianale negli ultimi 20 anni, però un po' come è successo per gli Stati Uniti, il punto di riferimento sono stato il Nord Europa, quindi ispirarsi alla Germania, al Belgio, all'Inghilterra e pochissimo alla Scandinavia. Secondo me per parlare di birra italiana bisogna metterci qualcosa di italiano, altrimenti è fare una birra belga in Italia, e questo noi lavoriamo proprio su questo, cioè tutte le nostre birre hanno degli ingredienti italiani, hanno del modo di fare italiano, proprio perché vogliono essere uno stile italiano. Ancora prima di me hanno iniziato a usare la castagna, a usare il farro, proprio perché volevano dargli un carattere italiano, e quindi un pochino c'è questa cosa, quindi le intenzioni ci sono, i birrai che vorrebbero fare ci sono, una vera scuola non c'è ancora, secondo me, manca ancora un po', però diciamo che sono le basi, ecco. Partiamo dalla prima, che è la Griotta, è una delle 5 del nostro progetto Farmhouse Ale, Old Farmhouse Ale. Questa è quella con la frutta, e la frutta è una frutta particolare perché è l'amarena qua della collina torinese di Pecetto, quindi proprio di questa zona qua, ma è la stessa varietà che viene usata in Belgio per fare le cric. C'è una rifermentazione appunto ad opera della frutta. Ok. Ah, bello, proprio come l'abbiamo visto. Questo è come una cric praticamente. Salute a tutti. Salute. C'è questa acidità. Per noi l'acidità fa parte del bilanciamento della birra, cioè il dolce, l'acido, tutte devono lavorare insieme per raggiungere un buon bilanciamento. Ok, adesso passiamo a questa. Allora dicevo, questo 12 mesi barrique tipo queste. Al termine dei 12 mesi, intorno a luglio, vengono spostate dai tini che hanno quella porta che avete visto, una porta, e lì si aggiunge una quantità anche lì generosa, un 30% di questi susino damaschino. Qui la schiuma è sempre evanescente, proprio per l'acidità che esiste. Un po' pensate allo champagne o alla Coca-Cola, che fanno schiuma ma poi sparisce in un istante. È qui quello che si sente proprio il profumo del frutto. Il frutto è l'elemento fondamentale di questa birra qua. Il profumo è come un liquore, non è... Sì, è quasi, ricorda la frutta sciroppata. E questa è buona con cibo perché pulisce la bocca? Assolutamente. Sicuramente quasi tutte le mie birre vanno bene con i salumi e i formaggi, perché sono grassi. È una vecchia bottiglia del 2016, vi faccio assaggiare una più vecchia, anche per dimostrarvi che queste birre qua più invecchiano più migliorano, almeno 5 anni. Tutte le nostre birre sono millesimate, hanno l'anno di produzione. Ok, passiamo alla Italian Grape Ale, anche se devo dire che io non amo questo termine e non lo scrivo su nessuna birra. Il mio rapporto con questo nome nasce dal fatto che chi ha promosso il termine è una persona che io stimo e che secondo me ha fatto una cosa bella per l'Italia, perché ha creato uno stile internazionale di birra italiana. Tuttavia, come purtroppo spesso avviene in questi casi, voi vi occupate di cibo, qui in Piemonte c'è la toma piemontese, che è un formaggio che può essere alto così, piccolo, grande. Si può fare in tutto il Piemonte e anche un po' fuori dal Piemonte. Può essere pasta bianca o gialla, alla fine tutto può essere toma. Quindi secondo me le birre fatte con uva, specialmente come vengono interpretate in Italia spesso, sono una fruit ale,
quindi una birra alla frutta con l'uva. E quindi l'aggiunta dell'uva fermenta, perché è molto fermentescibile, si fa addirittura il vino, quindi è perfetta come aggiunta, però magari fanno addirittura pastorizzare, sterilizzare, bollire l'uva. Non rientrano assolutamente nel mio modo di fare questo tipo di birra. Mi sento un pioniere, anche se in realtà ci sono dei casi prima di me, o comunque in quel periodo, che birre diverse, come ho detto, quindi messe in bollitura, processi diversi, usavano già l'uva, quindi non posso dire di essere stato il primo, anche se in questa tipologia non solo mi sento primo, ma mi sento anche abbastanza unico. Non è solo birra fatta in Italia, ma è birra fatta con un ingrediente importante nella cultura italiana, cioè l'uva. Comunque non è vino, ok? Questo è importante, perché a volte si dice birra, vino. a volte si dice birra con vino e questo non si può, oltre ad essere anche illegale, può essere considerato un anello di congiunzione tra la birra e il vino, specialmente la birra vera, perché la birra vera è fermentazione spontanea, quindi noi mettiamo l'uva prima, l'uva fermenta come per fare un vino naturale, appena parte la fermentazione, il giorno dopo noi mettiamo il mosto di birra. Il luppolo non c'è quasi, troppo piccola la quantità. Ecco, il luppolo in questa birra qua per esempio gioca un ruolo di legge, cioè la legge dice che ci deve essere il luppolo, non indica la quantità e allora noi quindi mettiamo veramente poco, meno di un chilo. Oh. E soprattutto mettiamo anche un luppolo che è poco amaro, quindi più, se vogliamo, più leggero, e non si sente, è proprio un qualcosa, perché avendo una certa acidità sia come situazione di conservazione sia come situazione di aroma, il luppolo potrebbe solo stonare, potrebbe solo dare fastidio. Adesso questa qua, appunto, come ho detto, è una 2016, è una birra che quindi non ha un lungo affinamento nel birrificio, 6 mesi più o meno, un po' come un vino giovane o comunque un vino che non invecchiato particolarmente all'interno della cantina. Proprio un barbello. Sì, esatto. Questo è un po' anche il senso che volevamo dare alla birra stessa. E sembra il vino. Sì, rimette sì, diciamo, qualcuno mi dice che ha una degustazione alla cieca, uno potrebbe anche scambiarla per vino, cioè se non sapesse che è birra. Buona salute. Salute. Grazie mille Grazie a voi. tutti. E isso foi um pouquinho do benefício. A gente continua aqui pela Itália. Um abração, se gostaram, dá um joinha, assina aí o canal, balança o sininho para ativar as notificações e a gente continua por aqui. Um abraço.